frena bene sta moto. Sei te! Che deficiente! Allora, non so se si sente qualcosa, spero di sì, ma è finalmente arrivato il momento di presentarvi la mia nuova moto. È una Sherco 500 2020, ce ne sono per ora solo 5 in Italia da quanto mi risulti, e devo dire che sono stracontenta del mio acquisto. Oggi finisco il rodaggio e anzi lo finiremo assieme, andiamo al Faiallo. Ho organizzato un giro carinissimo con altra gente, però ce li stiamo perdendo se continuano ad andare così sti qua. C'è anche una ragazza col 125, mi fa stra piacere essere riuscita a unire tanta gente che va in modo diverso, in modo da chi va forte a chi fa semplicemente un giro la domenica ogni tanto per piacere, e è molto bello, sono molto contenta. Tornando alla moto, allora un po' di specifiche. Monta paioli davanti, sax dietro, è un 500 di cilindrata, monocilindrico, fatto da Sherco a iniezione, e ha circa una sessantina di cavalli, o almeno dovrebbe, e guidabile a 2, frizione idraulica, esce con Akrapovic completo, cosa molto buona. Per quanto riguarda la manutenzione è una racing, quindi aspettatevi più o meno lo stesso della 500 della KTM in pratica. E contando che però è un motore ottimo, perché è un motore con cui fanno le Dakar, dove lo prendono, lo stuprano per 9000 km e il motore regge. Come gomme di serie monta delle Michelin Pilot Power che non mi fanno impazzire, se devo essere sincera, e anzi penso che per adesso le sostituirò con delle Conti Attack o delle Pirelli, ora vediamo. Con le Conti Attack mi trovavo molto bene, anche se per eventualmente pista o altro non sono il massimo. Ok, ci fermiamo ad aspettare gli altri. Comunque per quanto riguarda la ciclistica ce l'ho ormai da qua circa un mese e mi trovo veramente da Dio, è una moto fantastica, mi trovo stra bene. Verso fine rodaggio ho cominciato a tirarci un po' e devo dire che è veramente divertente, va molto più del Suzuki. Pausa benza. No, io voglio una foto qua sotto. Così piano, amico! Dai! Aiuto! E che cazzo! No, ma che dici? Io sono la gomma. Scusa Kim. Solo a sinistra, a destra non so perché no. Ehi, ciao amico! Ciao!
asfalto di merda, quindi qui andremo tutti piano, cheat. Aspettiamo gli altri. Ciao. Fai schifo. Dai, lo so che in fondo mi vuoi bene. Io sì che ti voglio bene. Guarda che transition, guarda che Oh. Se te stai facendo ora il video di noi che scendiamo a motore spento. No, sto facendo un video in cui parlo della moto ora che ho finito il rodaggio. Del perché ho preso sta moto, perché questa non un K. Allora, bisogna se comprate un motard, un CRF 4,5. Giusto. Più CLF. performante. Esatto. Ecco, una cosa strana di sta moto è che tipo in ogni caso il motore di avviamento va, però se non c'è la chiave non si accende la moto. Vabbè, tutto regolare. Lui è deficiente. Vi giuro, non potrei essere più contenta del mio acquisto. Davvero, davvero contenta. Anche Davide adesso l'ha provata, che è stato titubante finora. E mi ha detto che è molto molto simile alla sua, frena tantissimo davanti, ha un freno fantastico, è un Brembo M50 se non sbaglio. E devo dire che Sherco lavora veramente bene, mai provate la moto per una ciclistica del genere, è davvero stramaneggevole, ti dà una confidenza unica. Perché gli uomini sono deficienti? Allora, domanda più frequente, perché queste non KTM, TM o simili? Uno, perché c'è uscita l'occasione, sono riuscita ad avere una buonissima comunicazione con Sherco, in particolare Andrea, e devo dire che li ho trovati molto disponibili, molto carini. Quando ho visto ad EICMA questa moto è stato proprio colpo di fulmine per me. Io pensavo di prendere un K500, quindi è stato proprio completamente un cambio di rotta per me. Stavo già mettendo da parte, risparmiando per prendere il K e avevo già trovato la concessionaria che me lo vendeva, stavo già organizzando con gli sponsor per farla motard perché me la davano omologata ma non motardizzata, e invece quando ho trovato questa ho speso molto meno di quanto non avrei speso sul K, tralasciando che proprio non ce le avevo, e poi c'è stata tutta la situazione quarantena eccetera che non ha aiutato per niente. Che belle sto curvette. Un altro lento, polento. Il sound anche non mi dispiace, non è sturante per le orecchie, però è carino. Volevo provare a metterci l'FMF che ho tenuto dal Suzuki perché il silenziatore l'ho tenuto, e vorrei vedere se è meglio, peggio, diverso, se mi piace, ecco, e se monta ovviamente perché non sono sicura. All'inizio appena l'ho preso sono rimasta spiazzatissima perché è davvero molto diversa dal 4,5 come erogazione, cioè ha tantissimi bassi, soprattutto nelle curve strette. All'inizio mi sono spaventata perché sfioravi il gas, proprio lo pelavi e ti lanciava fuori dalla curva, quindi un motore proprio strano. Poi ora invece che ci ho preso un po' la mano mi trovo molto meglio. È solo questione di averci un attimo di sensibilità sia con le marce che con l'acceleratore, però una volta che si prende l'abitudine, grazie Valle, è davvero un'ottima moto. È una moto che considera chiunque, come prezzo è sugli 11.300
io l'ho pagata un pochino meno come collaborazione con Sharko, però per la qualità della moto che ti danno e gli accessori che monta ne vale davvero la pena. Anche nei sorpassi agilissima in curva, te la metti come vuoi. È un tipo di maneggevolezza che io col Suzuki non ho mai conosciuto proprio, non sapevo che una moto potesse essere così responsiva. È una moto adattissima alle ragazze, non adattissima a chi fa tanti chilometri ovviamente per la manutenzione. Ah, l'asfalto qua, che meraviglia! Ecco, e permette anche di fare cose del genere. Ciao Ale! Ciao! È dietro! Dai, su che ti passa! Ale! L'unica pecca, scalda un pochino, cioè tipo adesso comincia ad avere un po' caldo, emana un certo calore soprattutto quando la si tira. Vabbè, niente, direi che più o meno vi ho detto tutto. Sono contentissima della mia scelta, spero che il video vi abbia tolto un po' di dubbi, vi abbia fatto ascoltare un po' la moto. Io odio il traffico. Vi abbia più o meno dato un'idea di che moto è, di come gira, di quanto ne valga la pena di un acquisto del genere, di una valida alternativa a tutto quello che c'è in questo momento sul mercato, e di una moto che in questo momento credo che ce ne siano 5 esemplari in tutta Italia, quindi davvero 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 una figata. Tiger è rimasto bloccato. No. Comunque niente, una figata, sono stracontenta, ci vediamo al prossimo video.